Direi che è giunta l'ora, ragazzi, è arrivato il momento di ricaricare un video che nel lontano 2018, oltre 5 anni fa, rischiò di costarmi una multa di quasi 2 milioni di euro. Il video in questione, magari qualcuno di voi l'avrà già visto a suo tempo, si intitolava Girada.it, truffa, affidabile o no, e come funziona, la mia opinione. Un video nemmeno così visto alla fine, raccolse poco più di 9.000 visualizzazioni nell'arco di 6 mesi. Ma fu molto importante perché andai a smascherare per la prima volta un grosso giro di marchette e uno store Girada.it che ora ve ne parlo. Girada.it, che magari ora molti di voi non conosceranno ma che andranno a googlare e scopriranno che il suo funzionamento è molto simile anche ad altri siti che si utilizzano oggigiorno, era praticamente uno store online che tramite uno schema piramidale, illegale in Italia, ben camuffato, prometteva di vendervi, farvi acquistare prodotti tecnologici top di gamma come iPhone, altri smartphone, laptop, TV e tutto il resto, insomma, ad un prezzo super conveniente, con sconti anche superiori all'80%. Prezzi stracciati che si basavano su invidia a catena e liste, sistemi che sono collassati ovviamente dopo pochi mesi. Liste che erano sponsorizzate, guarda un po' tu la coincidenza, proprio dagli influencer, qui su YouTube e su altre piattaforme, tra i pochissimi che ricevevano realmente qualcosa da Girada.it, proprio perché facevano a questo store tanta pubblicità. I miei cari amici marchettari, insomma, e voi pensate che questi influencer, in seguito alla chiusura di Girada.it, abbiano realizzato un video per scusarsi con la loro community? Ma ovviamente no, o almeno la maggior parte non lo ha fatto, hanno semplicemente cancellato i video in cui parlavano di Girada.it e le loro liste. E 6 mesi dopo la pubblicazione di quel mio video in cui vi mettevo tutti in guardia e ricevetti anche tanti insulti per averlo fatto da chi ci credeva davvero nei marchettari e in questo store, ricevetti una mail molto minacciosa, che state vedendo qui al mio fianco, da parte dello studio legale di Girada, che esisteva davvero, con sede a Napoli. Oggi invece non è più rintracciabile, forse penso siano stati indagati pure loro insieme a Girada.it, almeno spero. Comunque, lo state leggendo, in questa mail nemmeno una PEC, una mail certificata, nulla, una semplice mail inviata sulla mia casella postale, nemmeno quella giusta del canale YouTube, ma sulla mail secondaria, vengo di fatto intimorito da un gruppo di avvocati che mi intimano al pagamento di una sanzione di, pensate, 10.000 euro per ogni giorno di pubblicazione del video. E dato che erano trascorsi oltre 6 mesi, si parlava di qualcosa come 2 milioni di euro di sanzione, di multa da pagare entro 7 giorni. Altrimenti sarebbero passati alle maniere forti, c'è proprio scritto, con annessa causa legale e eventuali spese da pagare da parte mia. E ovviamente, ragazzi, io cosa avrei dovuto fare? Ero più giovane, erano i primi anni in cui portavo contenuti diversi dai videogiochi qui su YouTube e non conoscevo il mondo dei marchettari e delle truffe online, o almeno non così approfonditamente come lo conosco oggi. Preso dalla paura andai a cancellare subito il video, ovviamente salvandolo prima. E ovviamente a quella mail molto minacciosa non ne seguirono altre, probabilmente perché avevano raggiunto il loro scopo. Ora che uno studio legale sia sceso così in basso da arrivare a intimorire anche dei piccoli youtuber, content creator che manifestavano perplessità sull'operato dei loro protetti, è scandalosa, c'è poco da dire. La mia unica speranza è che questo studio legale oggi sia chiuso e sia stato perseguito dalla legge, come Girada.it, che risulta chiuso ormai da diversi anni. Sono venuti fuori tante notizie, tanti servizi anche delle Iene e purtroppo tante persone ad oggi si ritrovano con tanti soldi persi a causa di questo store con uno schema piramidale truffaldino e dei tanti influencer marchettari che lo hanno sponsorizzato. Quel che voglio dirvi con questo video, ragazzi, è che Girada.it non è stato, non è e non sarà un caso isolato. In rete ci sarà sempre qualcuno che cercherà di fregarvi, di farvi la sola, con la complicità o meno dei vari marchettari. Ed io posso fare tutto il possibile per mettervi in guardia su queste truffe, anche a costo di prendermi io stesso degli insulti e cercare di evitarvi fregature come questa. Però dovete sempre ricordarvi una cosa molto importante: nessuno vi regala nulla e se l'offerta è troppo bella per essere vera, semplicemente non è vera.
E proprio per questo motivo mi sono impegnato e ho aperto un canale Telegram TechBest Deals che trovate linkato qui sotto in descrizione video. Primo link, entrateci subito mi raccomando, in cui ogni giorno mi impegno io personalmente, Michele Pesole, a cercare ogni singola offerta, scriverla e pubblicarla per voi, prendendomi io la responsabilità di ogni offerta che pubblico. Tutte offerte dedicate ovviamente al mondo della tecnologia a 360 gradi. Non saranno offerte per la maggior parte delle volte del 90% come millantava Girada.it, però si tratta di ottime offerte, ottimi coupon, quindi vi invito ad entrare subito nel mio canale Telegram, è linkato qui sotto, siete già in quasi 30.000 e per questo vi ringrazio. Entrare è gratis, vi basta scaricare Telegram sul vostro PC o sul vostro smartphone e cliccare sul link. Una volta entrati troverete solo offerte reali. E detto questo, ora vi lascio al video integrale che cancellai oltre 5 anni fa. Ovviamente vi aspetto qui sotto nei commenti, dite la vostra, fatemi sapere se siete mai incappati in siti come Girada.it o simili, truffe, insomma. Parliamone insieme. E se volete supportarmi a far conoscere questa storia a tutti, potete lasciarmi un like e condividerlo a tutti i vostri amici. Ovviamente iscrivervi anche qui sul mio canale YouTube. È tutto totalmente gratuito. Grazie a tutti. Io ora vi lascio al video. Buona visione. Michele, ma cosa fai? Perché non compri la Nintendo Switch a 120 euro da Girada.it? Ciao amici di Addicted2Games, io sono Michele e benvenuti in questo nuovo video. Quella che avete appena sentito è solo una delle tantissime domande che mi fate ogni giorno in privato, su YouTube, su Facebook, riguardanti Girada.it, questo store che sta facendo parlare tantissimo di sé grazie ai suoi prezzi molto vantaggiosi. C'è chi ne parla bene, chi ne parla male, e oggi voglio esprimere la mia personalissima opinione su questo store. Ovviamente io non sono nessuno, non ho la competenza, l'autorità per dire se si tratti, scusatemi, di una truffa o meno, quindi mi limiterò ad esprimere il mio personalissimo punto di vista su questo store che vedete qui alle mie spalle, e ovviamente mi aspetto che anche voi nei commenti ne parliate. Non abbiate paura, dite quello che pensate e parliamone insieme. Allora, Girada.it è uno store aperto da pochi mesi che permette di ottenere tantissimi prodotti, quasi tutti tecnologici, quindi console, videogiochi, telefoni, a prezzi veramente molto bassi. Ad esempio, la già citata Switch possiamo ottenerla a soli 120 euro. Ora, voi direte, com'è possibile? Beh, ovviamente nessuno vi regala qualcosa che costa 350 euro a 120 euro, deve esserci sempre qualcosa sotto. E ora vi spiegherò nel dettaglio come funzionano le tre principali modalità di acquisto di Girada.it, in modo da potervi mettere in guardia su questo store che, non dico sia illegale, la merce la spedisce, ma rimangono comunque dei punti da chiarire. Bene, iniziamo prendendo in esame la Nintendo Switch, che potete portarvi a casa per poco meno di 120 euro. Allora, per acquistarla avrete tre modalità d'acquisto. Partiamo dalla prima, quella più conosciuta, ovvero la lista, anche detta da me la catena. Come funziona? Primo metodo d'acquisto, ovvero il metodo lista, o come preferisco chiamarlo io, il metodo catena. Come funziona? Allora, mettiamo caso che la Nintendo Switch sia appena stata messa in vendita su Girada.it al prezzo di prenotazione di 120 euro e scriviamocelo qui nell'angolino. Abbiamo il primo utente, la prima persona che effettua la prenotazione, e lo indichiamo con un cerchietto, quindi scriviamo qui primo. Ok, ora questa persona non riceverà subito il prodotto, ma dovrà attendere che altre 3 persone effettuino la prenotazione dello stesso prodotto. Quindi, in totale, Girada dovrà raccogliere ben 480 euro, 120 euro ciascuno, prima
di evadere l'ordine per il primo nella lista, che quindi riceverà il prodotto. E voi direte che quindi il metodo funziona. Sì, ma solo per chi acquista per primo. Ma già ora per ogni persona che è in lista, quindi il secondo, il terzo e il quarto, si aggiungeranno 3 persone ciascuno che dovranno prenotare il prodotto per poterlo ricevere. Quindi si aggiungeranno ben 9 persone per poter evadere questi 3 ordini. E come vedete la coda va sempre più allungandosi. Ora queste 9 persone dovranno aspettare che altre 3 persone ciascuno, quindi se la matematica non è un'opinione, 27 persone vadano ad acquistare, anzi a prenotare questo prodotto. E una volta che queste 27 persone hanno prenotato il prodotto, anche questi 9 ordini vengono evasi. E siamo solo all'inizio. Infatti, ora queste 27 persone dovranno attendere ben 81 persone per poter ricevere il prodotto. E io ve le vado a riportare una per una. Ora che tutte le 81 persone hanno prenotato il prodotto, andremo a scalare le precedenti 21 persone che erano in coda. Come vedete, ragazzi, la coda aumenta sempre di più, esponenzialmente, e questo manda la lista letteralmente in stallo. Già dopo pochissimo ci sono queste persone che hanno ricevuto il prodotto e tutte queste che vanno in lista, che vanno in coda. Si va a creare quindi una sorta di catena, come vedete. E questo è, credetemi, solo l'inizio. La situazione da ora in avanti andrà solamente peggiorando, con pochissime persone che ricevono il prodotto e tantissime che vanno in coda. Quindi la lista o catena, chiamatela come volete, io preferisco chiamarla catena, è un metodo di acquisto che funziona, lo ammetto, bene per chi compra subito l'oggetto appena viene messo in vendita, ma già dopo pochi giorni, quando la lista inizia veramente a dilatarsi con tantissima gente in coda in attesa, si arriva a un punto di stallo nel quale magari l'oggetto perde interesse nel tempo e chi ha prenotato il prodotto con qualche ora di ritardo non lo riceverà mai. Passiamo ora alla seconda modalità d'acquisto, ovvero gli inviti, anche se io preferisco chiamare questa modalità d'acquisto piramide. Scopriamo insieme perché. Il secondo metodo d'acquisto è il metodo a inviti, o come lo chiamo io, il metodo a piramide, come scrivo male oggi. Comunque, come funziona questo secondo metodo? Allora, abbiamo la prima persona che acquista il prodotto, quindi facciamo che questo è il primo livello, che dovrà, perdonatemi, invitare altre 3 persone per poter ricevere il prodotto, quindi questo è il secondo livello. Bene, una volta che queste 3 persone effettueranno la prenotazione versando la loro quota, quindi 120 euro per la Switch, ricordiamolo, questa persona riceverà il prodotto e ora la patata bollente andrà a queste 3 persone che dovranno cercare ognuna 3 persone per ricevere il prodotto, quindi 9 persone in totale e siamo solo al terzo livello. Poi queste 9 persone a loro volta dovranno cercare altre 3 persone, altri 3 amici, ma io non ho idea di quale amico sia così buono di cuore da pagare per non ricevere nulla, ma comunque dovranno trovare ciascuno altre 3 persone e quindi si va a ben 21 persone, 3 ciascuno, se ho fatto bene i calcoli, ed eccoli qui. E questo è il quarto livello. E anche in questo caso
già dopo poco la situazione va veramente in stallo, perché penso che gli amici dopo un po' vadano a terminare. Bene, c'è uno stratagemma che utilizza molto questo metodo di pagamento, ovvero le liste che si vanno a creare su Facebook o su Telegram. Però fate attenzione, come ho scritto brutto, attenzione, ma queste liste sono create da dei furbetti, che sono quelli nel primo o massimo nel secondo livello, che le creano appunto per far usare ad altre persone i loro codici e ricevere loro i prodotti pagando solo il prezzo della prenotazione. Quindi chi si aggiunge dopo non riceverà mai il prodotto. Voi direte, a questo punto se io mi trovo in stallo sia nel secondo metodo sia nel primo metodo, mi basta richiedere il rimborso tramite PayPal e ciao ciao Girada.it. Sì, sarebbe così, peccato che Girada.it non accetti PayPal come metodo di pagamento per le prenotazioni. Sì, esatto, avete capito bene, voi non potete usare PayPal per prenotare e, come se non bastasse, Girada.it dà solo 14 giorni per il risarcimento. Dopo 14 giorni, come si dice a Bari, vi attaccate. Non potete più richiedere il risarcimento della prenotazione, quindi sarete in stallo dopo mesi e mesi di attesa, oppure quando gli amici vi faranno il 2 di picche e non vi pagheranno nulla. E ora potrete fare solo una cosa, il terzo metodo di pagamento. Quindi questa seconda modalità d'acquisto funziona se avete degli amici disposti a pagare per voi dei prodotti, per poi prendersi a loro volta la patata bollente di dover invitare ciascuno altri 3 amici per ottenere quel prodotto. Quindi può essere un sistema che funziona, ma ha veramente tantissimi limiti. Io, se un mio amico mi chiedesse pagami il prodotto su Girada, gli direi ma perché devo pagarti a te il prodotto se io non posso averlo? E quindi secondo me è una cosa che non può funzionare. Infine abbiamo il terzo e ultimo metodo d'acquisto, ovvero l'acquisto diretto. Questa modalità vi permette di ottenere subito il prodotto oppure di passare dalla prenotazione all'acquisto diretto mettendo semplicemente la differenza. Ok, sarebbe una cosa molto conveniente se magari le liste sono in stallo o non avete amici da invitare, però c'è un problema. Infatti i prezzi di listino di qualsiasi prodotto su Girada.it sono molto più alti, anche oltre il 20-30%, rispetto agli altri store online come Amazon, ma anche rispetto agli store fisici. Vediamo come funziona. Il terzo metodo di pagamento è il pagamento diretto, o come lo chiamo io, anzi non posso dare un termine a questa modalità perché sarei veramente troppo offensivo. Come funziona il pagamento diretto? È molto semplice, lo dice il nome stesso. Se la prenotazione della Nintendo Switch costava 120 euro, comprarla a prezzo pieno costa la bellezza di 420 euro. Ovvero oltre 100 euro in più rispetto a qualsiasi altro store online, quindi prezzi assurdi. Voi però avrete solo questa come possibilità se vi troverete bloccati in una lista o se non avete più amici da invitare, in quanto non potete più richiedere il risarcimento della vostra prevendita e potete solamente dirottare la vostra prevendita, quindi 120 euro, per pagare il totale, quindi effettuare il pagamento diretto di 420 euro. E vi garantisco che i prezzi sono maggiorati per qualsiasi prodotto rispetto ad altri store online. Ad esempio Amazon, dove il prezzo dovrebbe essere all'incirca sui 330 euro e siamo ben a 90 euro più di Amazon, che corrisponde più o meno al 25-30% in più. E quindi ragazzi, se voi rimanete bloccati in una lista dovete pagare molto più rispetto a quanto avreste pagato su Amazon o comunque su altri store o anche in negozi fisici. Inoltre, altre due cosine che non ho detto è che se voi volete il risarcimento
Lo potrete avere entro i 14 giorni dalla prenotazione, quindi dal versamento dei 120 euro in questo caso per la Switch, ma sappiate che, questo fa ridere, voi entrerete ufficialmente nella lista di Girada per poter ottenere il prodotto tramite il primo metodo solo al 15° giorno dopo la prenotazione, quindi i primi 14 giorni sono nulli e se voi entrerete in questa lista lo farete quando non potete più esercitare il diritto di risarcimento che vi dà il sito. Una bella furbata, no? Infine, sempre legandoci al secondo metodo, se voi invitate anche un solo amico che paga per voi il prodotto, non potrete più entrare nella lista di Girada. Quindi o trovate altri 2 amici che vi comprino il prodotto o quei soldi rimarranno lì a vita finché almeno non convertirete la vostra prenotazione in un acquisto diretto pagando molto più rispetto a quanto paghereste in un altro store. Insomma, fantastico! Bene amici, che dire, Girada.it è uno store che sulla carta è molto interessante ma ha dei grossi limiti che non vengono ben descritti sul sito. I limiti sono dati dalle liste che dopo pochi giorni o addirittura pochissime ore vanno in stallo, rendendo impossibile l'acquisto tramite prenotazione a chi vuole avere il prodotto a basso prezzo. E il fatto che non sia rimborsabile la prenotazione, beh, mi fa dubitare molto. In alternativa, ovviamente, potete invitare 3 amici a avere gratis il prodotto, ma il problema rimane trovare 3 amici che decidano quasi di regalarvi un oggetto senza ricevere nulla in cambio. Bene ragazzi, voi cosa ne pensate di Girada.it? Avete già acquistato da questo store? Fatemi sapere qui sotto nei commenti, dite la vostra, lasciate anche tanti bei like e condividete il video a tutti i vostri amici. Ciao belli!